Buonasera amici di MRTV di Border Nights e del canale Serena Pattaro. Come sempre siamo qua per un'altra puntata di Benessere e Bellessere e come sempre qui con me Marco Ludovico. Ciao Marco! Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati. Oggi Marco qui con noi abbiamo un collega che ha accettato questo nostro invito e allora diamo il benvenuto a Gianluca Lamberti. Ciao Gianluca! Ciao amici, benvenuti, bentornati, grazie per avermi invitato. E ovviamente grazie a te Gianluca per aver accettato. Quindi insomma oggi Gianluca sei dall'altra parte. Mi fa molto piacere, quindi sono curioso, mi faccio un po' trasportare, ecco, quindi mi piace questa cosa, vi seguo a ruota. Benissimo. Allora, l'argomento che abbiamo scelto, Gianluca, è vegetarianesimo tra India e Occidente. Insomma, prima di partire però con l'argomento, mi piacerebbe insomma che tu ci raccontassi brevemente di te, di cosa ti occupi, cosa fai, insomma, per le persone che ancora magari non ti conoscono. Io intanto appunto ringrazio sia voi che anche Fabio, tutti gli amici anche di Border Night per l'invito e diciamo che io mi occupo di comunicazione, quindi sono un conduttore TV, un giornalista, tra le varie cose ho anche questo canale YouTube che si chiama Facciamo Finta Che e mi ha un po' diciamo così introdotto in alcune tematiche che sono sempre state mie ma che la gente non sapeva perché mi vedevano fare altro, però da un anno a questa parte ho reso pubblico anche questo tipo di contenuti e ci tenevo a farlo perché poi soprattutto su alcune tematiche come quella di questa sera secondo me è importante far vedere un punto di vista che possa essere diverso da quello che uno si aspetterebbe, no? E quindi proprio perché tra India e Occidente, per far vedere che magari quello che ultimamente qua da noi viene visto come una moda new age, fatto da un certo tipo di persone, spesso chi le porta al pubblico lo fa con faziosità e finisce secondo me per farsi odiare, perché cerca di fare proselitismo o di dire agli altri che cosa deve fare, quando invece c'è una marea di persone che per esempio in India sono millenni, che sono vegetariani o vegani e uno non è che ce l'ha proprio scritto in fronte che cosa uno possa mangiare a tavola o che possa fare nella sua vita privata. Ci tenevo proprio a sfatare qualche mito e a raccontare un po' quello che è la mia esperienza e io di solito come filosofia di vita io racconto solo a chi mi chiede, quindi evito di andare in giro a sbandierare, a dire perché tu dovresti, chi mi chiede io dico la mia, quindi in maniera molto naturale, totalmente differentemente da quello che si vede soprattutto mainstream dove ogni volta che invitano qualcuno è qualcuno che finisce per farti odiare, io ogni volta che ne vedo qualcuno in televisione dico madonna ma se quello è il mondo del vegetarianesimo non ne voglio più far parte, quindi ecco evidentemente c'è anche della faziosità nel scegliere chi possa essere portavoce o meno di una filosofia di vita. Ti fanno venire voglia di tornare carnivoro. Sì, dici ora esco di qui vado a farmi una grigliata, quindi è quello proprio. Allora Gianluca, tu sei partito con un punto molto interessante perché allora io premetto sono vegetariana anch'io e ho vissuto insomma il mondo anche del veganesimo, quindi insomma un po' più diciamo spostato su proprio sulla parte di eliminazione totale di quella che è la parte animale, però veramente anche io quando iniziavo a entrare in quel mondo lì c'era tutto questo proselitismo, questo tentativo di importi qualcosa che invece deve essere, come dicevi appunto tu poco fa, è una filosofia di vita, quindi deve essere scelta, uno deve capire il motivo per cui si fa questo genere di scelte. E allora io vorrei capire appunto da te cosa ti ha spinto a questo, o se lo sei sempre stato, ovviamente, perché io per esempio non lo sono sempre stata, pur non amando carne e pesce, però insomma sono vegetariana da circa una decina d'anni. E cosa ha spinto invece te a arrivare qua e quali sono ovviamente le conoscenze che ti hanno portato ovviamente a fare questo tipo di scelta?
Guarda, io ci tengo subito a fare una precisazione, nel senso che non penso che sia un qualcosa che la gente sceglie. Spesso si ha un'immagine, no, del vegano, del vegetariano smunto, un po' denutrito anche, a cui si rifila l'insalata. Ecco, io per esempio non mangio completamente insalata e purtroppo, arrivato anche da un percorso di arti marziali, Muay Thai, agonismo, appunto che pesavo tutto, guardavo tutto e cercavo di seguire anche una dieta. Probabilmente l'ho fatto troppo quando ero ragazzino, quindi non riuscirei a imporre, cioè non riesco più a impormi nulla. Quindi, per esempio, non riuscirei a fare una scelta alimentare che non mi venisse estremamente alimentare, cioè estremamente naturale. Quindi io ho cominciato da ragazzino, quando ancora non era per niente in voga, tant'è che non c'erano nei reparti qualcosa che potesse essere vegetariano, addirittura vegano, e quindi da ragazzino, semplicemente perché mi piacevano tanto gli animali e non mi convinceva l'odore, il sapore della carne, eccetera, eccetera, non mi ha mai convinto tutto ciò che è di origine animale, tant'è che appunto, sai, ovviamente i medici, no, ma allora ti mancheranno degli elementi, arrivammo poi a un compromesso che era quello di andare a prendere in farmacia la spirulina, che poi adesso è molto in voga, ma è quest'alga primordiale, molto proteica, molto eh, ottima per andare a sostituire tutto quello che erano un po' gli integratori, perché effettivamente per ogni cultura è difficile andare a sostituire un qualcosa. Se io chiedessi ai nostri amici a casa di andare nelle proprie cucine, dire da oggi togli quello che è di origine animale, sia diretta che indiretta, ecco, probabilmente riuscirebbero a mangiare poco o niente. Quindi, nel senso, è una scelta che viene naturale, ma a cui bisogna prepararsi, e anche bisogna prepararsi a trattare tutta una serie di elementi nutritivi senza usare quelli animali, che all'inizio sembra un po', per la nostra cultura, che mette latte, uova e carne un po' dappertutto, se non c'è la carne c'è il pesce. Però ci sono culture, per esempio, infatti da cui il titolo, quella dell'India, che in India nel nord sono vegani e vegetariani da millenni, e quindi si possono fare interi menù con portate che non finiscono più, in cui nulla è a base di origine animale. Allora non pesa. Sicuramente farlo dall'oggi al domani può essere un peso, però io guardo anche quelli che sono i bambini piccolissimi, no? Nello svezzamento, spesso i bambini rifiutano da subito il gusto della carne, bisogna un po' mascherarglielo, bisogna farglielo andare bene, perché di acchito, come lo assaggiano, fate la prova, io sono anche padre, e quindi ho proprio potuto notare che come toccano carne e pesce sputano. Poi allora è l'aeroplanino, è la spezia, e la maggior parte di quello che per noi è cucinare va a nascondere il gusto della carne o del pesce con tutta una serie di preparazioni che vanno a rendere appetibile un po' qualunque cosa. E anche lì l'alternativa non è una ricetta che da generazioni, con tutte le spezie, tutti i trattamenti che vanno a trattare la carne, o il tofu o qualcosa di brutto buttato lì triste. Ecco, la cucina vegana e vegetariana non è per niente triste, è come se io andassi a bollire un pollo e ve lo butto nel piatto, probabilmente non lo tocca nessuno. Quindi anche lì, e quanta cura c'è nel trattare alcuni alimenti e quanta filosofia c'è nel farlo, perché partiamo dal presupposto che quello che noi andiamo a mettere dentro il nostro corpo, che è un tempio, è sia una parte materiale che una parte energetica. Di conseguenza, penso che sia facile anche ai più, anche ai meno avvezzi a quello che sono le energie, un po' la spiritualità, e non c'è solo la parte fisica. Quindi se un essere vivente è stato trucidato, cresciuto in un campo di concentramento, ucciso che ancora era cucciolo, di sicuro non è proprio una buona energia quella che andate ad ingerire, e quindi di lì partono tutta una serie di presupposti. Però proprio il principio fondamentale è: io non riuscirei a fare nulla che non mi venisse naturale, quindi è inutile andare alla gente a dire io ho capito questo e allora tu da oggi non devi. Ognuno, se ci arriva coi suoi tempi e quando si sente di farlo. Ma in effetti sono pienamente d'accordo su questo, Gianluca, sempre per esperienza personale. Per esempio, io
da ex bodybuilder, ovviamente, bodybuilder fitness però, non le montagne di muscoli, anche perché ho lavorato 20 anni in palestra, quindi sai, lì ti diceva no, ma se vuoi mettere su muscolo allora devi mangiare la carne, le uova, insomma le solite cose che conoscevamo tutti. Un giorno mi arriva in palestra una collega che era vegana, molto più muscolosa di me, molto più no, ho detto qua c'è qualcosa che non funziona, qua c'è qualcosa che mi avete nascosto. E quindi insomma io, non essendo mai stata amante di carne e di pesce, insomma da lì poi è iniziato tutto il mio percorso nello scoprire che in realtà c'era molto di più rispetto a quello che gli studi universitari mi avevano ovviamente dato. E poi ovviamente ho fatto un bel corso di cucina vegana con una cuoca meravigliosa e sinceramente ho scoperto anche come portare in tavola non le solite cose, ma ovviamente creare dei piatti diversi. Però è anche interessante perché questa cuoca vegana, a un certo punto lei aveva fatto una scelta più per imposizione nei confronti di se stessa, e dopo un po' è tornata a mangiare anche la carne e il pesce, perché era qualcosa che si era imposta, non era qualcosa di naturale che le veniva ovviamente come quella che io ho chiamato scelta, ma non era ovviamente un qualcosa di naturale, era qualcosa che si era imposta. Per me invece è stata proprio una cosa naturale, perché se io sento da me che sto molto meglio quando mangio così, rispetto a quando ovviamente mangiavo anche carne e pesce. Con questo ovviamente non è che sto facendo propaganda per le persone, insomma, giustamente ognuno deve scegliere la propria, il proprio modo. Però questo insomma per darti la mia esperienza su quello che tu stavi appunto dicendo, anche lì l'imposizione che mi ero fatta di dover mangiare per forza prodotti animali o di derivazione animale, quando invece il mio corpo mi stava dicendo no, guarda che tu stai bene senza. Ecco. Ma poi hai toccato un punto fondamentale, no? Io anche arrivo dall'ambiente delle palestre e inizialmente chiunque entra gli viene dato tonno, bresaola come se non ci fosse un domani e di lì non se ne esce. Poi li vedi tutti gialli, con la pelle rovinata dalle impurità. E fra l'altro proprio sul bodybuilding, che io anche ho seguito, adesso è qualche anno che non seguo più il Mister Olympia, che è la massima competizione, ma fino a poco tempo fa uno tra i primi 10 era un indiano totalmente vegano, quindi uno tra i 10-20 uomini più grossi e muscolosi al mondo era vegano. Quindi questo per dire, ma poi volete mettere anche entrare in quegli spogliatoi da palestra con pieno di gente che mangia tonno a tutte le ore con una puzza nauseabonda sempre, quando in realtà, ma questo anche le proteine, guarda, ti svelo anche questa cosa, c'è stato poi qualche anno in cui si davano le proteine della soia, che solo la soia non fa neanche poi così bene, adesso si è arrivati a capire che non c'è solo la soia per andare a sostituire le proteine animali, ma penso che un po' tutti abbiano provato, sai, quelle proteine a base del latte che uno mette negli shaker, shakera e poi assume pre o post allenamento. Ecco, quelle proteine, nonostante uno potesse lavare immediatamente dopo lo shaker, dopo un'ora c'era una puzza di morte che ti fa comunque capire che tu quella roba la vai a ingerire. Totalmente diverso sono le proteine, stessa polverina ma vegana, con proteine dei legumi, non solo della soia, poi magari svelerò anche perché non va bene troppo la soia, soprattutto in ambito maschile, però in realtà capita anche che uno lo shaker possa anche non lavarlo immediatamente dopo e non c'è quel problema di sentire quel qualcosa che non va. Io a chi a chi è venuto a chiedermi consiglio dico sempre di ascoltare quello che è il proprio corpo, no? E proprio in virtù di quello, se uno ha una certa ha l'esigenza e il suo corpo lo porta verso la carne, che poi in realtà sono corpi morti, verso un'immagine un po' forte a mangiare cadaveri, evidentemente gli si preclude qualche sostanza nutritiva e lo va a fare. Ma io propongo sempre una sfida a chi ha voluto un po' seguire i cosiddetti consigli alimentari. Io dico, guarda, tu non ti imporre niente, semmai prova
4, 5, guarda, massimo 6 mesi. Se tu al sesto mese con le crocette sul calendario arrivi che la bistecca te la sogni di notte, evidentemente per tutta una serie di motivi che non stiamo qua a raccontare, il tuo corpo te la richiede, mangiala. Cioè non ti imporre niente, non è un regime da dieta in cui il bodybuilder anche lì va a privarsi dell'acqua, del carboidrato e se la vive male, sempre nervoso. Non è questo che dobbiamo fare, non dobbiamo torturarci, dobbiamo seguire quello che è il nostro andamento. Ma vi posso garantire che accade poi una cosa curiosa, che al 90%, rimaniamo larghi, al 90% di chi prova, arrivati a metà del percorso, non solo non hanno più la voglia e il desiderio di carne, ma il solo odore li va e lo trovano nauseabondo, quasi come se l'incantesimo svanisse. Questo perché qualunque tipo di veleno, qualunque tipo di abitudine che viene forzato da piccoli, per esempio dallo svezzamento, e poi viene detto è cultura, e l'abbiamo sempre fatto, che non è vero, fra l'altro, però in realtà è difficile togliere. Togliendo quel veleno, quella sostanza estranea, poi la si percepisce realmente com'è, perché ci si abitua a tutto. Lo spirito di sopravvivenza ci rende veramente abituabili a qualunque cosa, anche alle peggiori, anche a ciò che ci fa male. E poi ovviamente c'è anche l'ambito etico, quindi c'è sia dal punto di vista della salute una scelta alimentare di questo tipo, con le varie filosofie in India, di cui poi se vuoi andiamo anche a sviscerare, andiamo a parlare, ma poi c'è proprio l'ambito etico. Io da bambino mi trovavo molto a mio agio con gli animali e quindi ero proprio fanatico. Tutti i cani che vedevo mi dovevo fermare, i gatti, andavo nelle fattorie, vedevo queste mucche, cioè, fantastico questo mondo degli animali. Ed è un po' quell'ipocrisia occidentale, permettetemi, ho il gatto su una spalla, il cane in braccio e mangio la mucca. E allora dico, però guarda che incivili, in Cina mangiano i cani, che persone orribili. Ma in realtà, per esempio, gli occidentali che mangiano il cavallo, per i nativi americani o per i popoli americani, sono dei selvaggi. Pensate un po', per chi fra l'altro non ha mai avuto confidenza di vedere in realtà un vitello, una mucca, una gallina, sono animali splendidi, e io dico sempre, tu che sensibilità hai? Riusciresti a togliere la vita a uno di questi animali per farti poi magari un piatto, un qualcosa dove vai totalmente a nascondere quelli che sono le sue sostanze nutritive? C'è anche poi chi porta la favoletta del ma in natura si va a caccia, che è totalmente un'altra cosa, perché vi invito anche a guardare, ma questo non prendetelo per buono. Infatti il mio canale dico facciamo finta che, quindi cercatevi un po' da soli le risposte. Quando voi mangiate un animale, intanto lo state facendo crescere in quello che è un campo di concentramento, ma poi gli andate a togliere la vita quando in realtà sono cuccioli o adolescenti. È come per dire ma quell'uomo era quasi adulto, aveva 8 anni. Ma adulto di che? Cioè quello campava fino a 100 anni se non andavi a far fuori. Quindi nella cultura vanno a uccidere l'animale quando è o veramente un bambino, un cucciolo, o poco prima di essere adolescente. Quindi andate a vedere quanto vivrebbe un animale e quando lo fanno fuori, perché mi sono sentito dire anche la favoletta che un po' la gente si racconta nell'ipocrisia occidentale, e dire no, ma io vado dal mio contadino, quello sì che ha solo le sue bestie, e quello come le ammazza, mica soffrono, Che io dico, ma c'è un modo giusto di uccidere, allora va bene? Cioè, è come quando leggi nei giornali si è spento serenamente a 20 anni, arresto cardiaco, chissà come mai. Ma io dico, ma ce la facciamo a capire che non è per niente naturale ed è un abominio morire a 20 anni misteriosamente, e questa cosa va bene a tutti? Anche nel mondo animale. Voi che vi mangiate la bistecca, riuscireste ad andare a quell'animale, sparargli un chiodo in testa e guardarlo negli occhi, vedere un animale che piange, che urla, che strilla, che soffre, che sa che quella che è la sua sorte? Se sì, evidentemente avete un certo tipo di evoluzione, non siamo tutti uguali. Io dico anche che un'immagine un po' forte, nel mio canale lo spiego bene, ma ci si interroga se si ha l'anima o meno. Io penso che molti siano una sorta di cloni vuoti che col pilota automatico
automatico, quindi non sanno neanche di essere al mondo. Cosa gli vuoi insegnare? Non siamo tutti uguali e quindi è giusto che ognuno possa vivere la vita per come meglio può, però non raccontiamoci le ipocrisie. Infatti, Gianluca, secondo una serie di filosofie, adesso insomma non siamo qua, si dice che ognuno ha la possibilità, cioè è adatto a mangiare ciò che riesce a procurarsi con le proprie mani, quindi non con altri strumenti. E allora, per quanto riguarda il mondo animale, si dice che tu puoi mangiare quell'animale che sei in grado di uccidere con le tue mani, ma non con la pistola, ma non con un'ascia, ma non... Cioè, quindi, in realtà, quante persone avrebbero il coraggio di uccidere quell'animale o la forza, anche perché uccidere un cavallo con le proprie mani o uccidere una mucca con le proprie mani, beh, è abbastanza complicato. Quindi questo si dice, quindi tu non sei adatto perché non ti sai procurare il cibo da solo con le tue mani, quindi in realtà non sei adatto a mangiare quell'animale. Io penso che se tutti dovessero uccidere l'animale che poi vanno a mangiare, forse il 99,9% delle persone non mangerebbero più carne e pesce. Se questa è una teoria, ovviamente, che può essere valida. Tu cosa ne pensi? Ma anche con le armi, io sfido veramente, ma questo vale anche per l'animo umano, tutti dicono, la guerra, le cose, ma io l'arma te la do, ma tu riusciresti a privare della vita qualcun altro e a farlo in maniera naturale, e poi al di là delle mani nude, ma anche che ti dessi un'arma, tu riusciresti a guardare negli occhi un animale e a ucciderlo, a tirare il collo a una gallina? Abbiamo un'altra sensibilità. Sì, chi dicendo ma perché mio nonno in campagna? Sì, ma nel dopoguerra io non voglio assolutamente giudicare chi ha in discussione la propria sopravvivenza e quella dei propri figli, perché lì evidentemente entrano in ballo tutta un'altra serie di elementi, ma nel 2022 appurato che possiamo avere veramente qualunque cosa, tre quarti dei quali non sono neanche utili, sono superflui, che motivo avete di andare a togliere la vita a un altro animale o a farlo fare in vostro nome? Questo perché è un po' una comodità, è un'ipocrisia. Qualcun altro lo fa, ma quanto è buono l'hamburger, ma quanto è buona la bistecca, ma io, come faceva le polpette mia nonna, ecco, però in realtà con le stesse preparazioni, con la cura, le spezie, quel sugo che cuoce tantissimo. Provate a sostituire quegli elementi con altri di cui magari non sapete neanche l'esistenza e sono buoni uguali, quindi è la preparazione e non si può collegare dicendo è cultura, perché una volta era cultura anche accettata da tutti bruciare le persone sul rogo, tenerli chiuse a vita, andare a torturare persone, andare a saccheggiare, a stuprare villaggi, ma era la cultura. Cioè, cosa vuol dire? Allora non proviamo neanche ad evolvere quello che è l'animo umano, anche se poi in realtà io penso che siamo veramente nel pieno di una decadenza, perché ci vogliono insegnare che quello che nel passato era selvaggio e troglodita, in realtà in un recente passato l'evoluzione era ben più ampia di quella che possiamo avere noi e che quindi siamo ora i selvaggi di turno. Per non parlare dell'ultimo elemento che è quello della salute, quindi gli allevamenti intensivi e fare quella cosa obbrobriosa del mettere in una gabbia quanti più animali possibili, farli vivere malissimo, morire malissimo al solo grido del profitto, riempendoli di farmaci, riempendoli di schifezze e di veleni. Auguri voi che li andate a ingerire. Di sicuro è molto ben diverso da quello che poteva essere la carne di 100 anni fa, quando magari per i bisnonni che non avevano niente, quell'unico animale era sacro, salvava un intero villaggio, ma aveva avuto un trascorso, aveva vissuto. Ora per esempio la carne è piena di farmaci, perché
fra l'altro gli stesse persone che sono quelle che vogliono fare determinate robe agli esseri umani, vogliono imporre determinate terapie, determinati medicinali che fanno tutt'altro che bene, sono gli stessi che in nome del profitto pompano la carne e quindi uno mette la bistecca nella padella e dopo 2 secondi la bistecca da così diventa così, quindi tutta roba, tutti farmaci sono. Se andate a mangiare il pesce, dopo tutte le schifezze che mettono nei mari, è pieno di metalli pesanti e quindi anche lì siete sicuri anche da un punto di vista salutare di quello che andate a fare. Chiaramente c'è poi dice, ma allora anche gli ortaggi e anche i campi, se non li andiamo a prendere in quelle che sono veramente dei terreni inquinati, comunque lavandoli bene o lì veramente c'entra il contadino che io conosco. E allora quegli elementi nutritivi valgono 100 volte, hanno 100 volte il potere nutritivo di altri cibi che sono ormai finti. Quindi questo è un po', ti ho riassunto un po' le obiezioni più comuni che vengono fatte. Poi dimmi anche tu quella a cui ti sei sentita dire o diciamo un po' così. Gianluca, se ti va, abbiamo sfiorato spesso il tema degli esempi pratici, perché poi tutti questi ragionamenti penso che alla lunga più o meno si siano sentiti da tante parti, ma alla fine poi quello che può fare la differenza può essere veramente nella vita quotidiana suggerire o dare quell'alternativa famosa di uno che dice: vabbè, come dicevi giustamente tu prima, se io adesso a mezzogiorno, questa sera, volessi cucinare qualcosa senza animali, derivati dagli animali o quant'altro, non avrei la possibilità di farlo. Quindi, per esempio, tutti quegli accenni che hai fatto di sostituzione, famose polpette che dicevi prima, piuttosto che le proteine, proviamo a dare magari qualche suggerimento di tipo pratico, adesso senza fare Masterchef, senza importare il format di No, Masterchef, ma magari che assolutamente. possa aiutare le persone. Guarda, sì, perché poi uno va nel supermercato e vede la bistecca finta, l'hamburger finto, perché questo in realtà va a sostituire quello che è l'idea comune. Ma in realtà il mio consiglio è, per esempio, il primo consiglio che posso dare è quello di andare magari in un ristorante indiano, perché soprattutto nell'India del Nord, ordinare un menù vegetariano e vegano e vedere la miriade di portate che arrivano, i gusti e quanto è buono, anche perché, ti ripeto, l'idea del vegetariano vegano è macciato, io stesso penso di avere almeno 10 kg in più di quello che dovrei avere, quindi non vuol dire privarsi di quello che è il mangiare bene. Cucina indiana, cucina anche lì, andiamo magari in Tibet, in Oriente, alcune zone della Thailandia, perché hanno avuto molto più tempo per affinare alcune tecniche. Prima si parlava anche di magari di andare a provare quelli che sono i ristoranti vegani e vegetariani e già lì si ha un'idea, fra l'altro per chi può, per chi conosce anche un centro Hare Krishna, io so che la domenica una delle loro forme di meditazione è quella di offrire il cibo alla gente, loro come forma spirituale meditativa offrono, penso tutte le domeniche, i centri Hare Krishna, il cibo, quindi è proprio una ritualistica, il preparare le persone per offrirlo agli altri, perché appunto a livello energetico, sia per chi lo fa, sia per chi lo riceve, c'è tutta una serie di dinamiche. Però ecco, andatelo a visitare, offerta libera, provate anche vari tipi di cucine, no? Vanno molto le cucine etniche, quindi così come c'è stato un po' il boom del sushi, provate anche tutta un'altra serie di cucine e andate a provare i gusti, i sapori, bisogna un po' ricercarli, no? E poi allora lì c'è chi può fare la scelta di andare a vedere poi quello che ha provato, come può essere contaminato con quello che ha, con le proprie ricette di famiglia, ma un primo passo è il mondo è grande, giriamolo, quindi andare a vedere paesi che l'hanno saputo fare. Quindi i miei primi consigli, cucina indiana, thailandese, tibetana e un po' il centri Hare Krishna, lì si ha già un'idea. Il microfono Serena.
Pardon, non mi ero accorta, pensavo di averlo riattivato. Senti, ci puoi dare qualche indicazione su quelle che sono un po' le tue, cioè quali filoni segui? Tipo, che ne so, adesso mi può venire in mente la Ayurveda, per esempio, che è un aspetto principalmente, insomma, indiano, oppure altri tipo la macrobiotica mi viene in mente, insomma, qual è il tuo filone principale, se ne hai uno, oppure insomma se ovviamente vai un po' a, come dicevi prima, a istinto, ciò che mi sento di dover mangiare. Sicuramente l'istinto, ma la mia filosofia è: appurato che nulla accade per caso, se avessi voluto seguire totalmente il filone indiano, probabilmente mi sarei incarnato e sarei nato in India. Se io o qualcuno per me ha scelto di farmi nascere in Italia, vuol dire che bisogna allargare la mente, ma prendere ciò che ci serve a livello spirituale per elevarci, ma confrontato e adattato a quello che è l'Occidente. Quindi cerchiamo di prendere alcuni spunti che possano tenere la mente aperta e rendiamoli nostri, quindi non necessariamente bisogna cambiare abito, andare sul Monte Kailash a meditare e stravolgerci la vita diventando un guru. Nella vita di tutti i giorni possiamo ridere, scherzare, andare a mangiare fuori, prepararci quello che era il piatto della nonna, ma con uno spunto in più che non ci privi né del gusto né del ricordo e che ci possa permettere di stare bene, di essere agonisti, di essere competitivi, del mangiare bene, dell'avere il gusto, dell'avere il vizio, del trattarci bene, del viziarci e di non sembrare troppo strani, perché anche lì io ho avuto anche un momento in cui nell'adolescenza ero anche stufo di essere sempre quello strano che poi sembra che devi attirare per forza l'attenzione e allora non sai cosa ti perdi e con la fidanzata vai a mangiare a casa della fidanzata e scopri che magari sono macellai di generazione e questo non lo mangia, e gli affettati non mangi gli affettati, ma come? Neanche gli affettati e i gamberetti e non li mangi i gamberetti, e tutte le volte a dire i crostacei sono animali e gli affettati è comunque carne, e quindi per un attimo avevo anche ceduto alla pressione, ero stanco di essere quello diverso. E poi dopo un po' che avevo reintrodotto la carne ho detto: ma io perché mi devo sforzare per essere accettato da una società? Ma se mi vogliono mi tengono così, ma facessero cosa vogliono, ma non è necessariamente adattandomi a quello che vogliono loro che in realtà posso essere una persona migliore. Tra fare contento me e fare contento gli altri, ho preferito fare contento me. Questo accade, è molto attuale questa cosa, quindi quando la massa sembra indicarti che sei strano, forse non è quella massa che vogliamo noi, un po' la metafora della maratona, no? Il ragazzo che corre la maratona sente di non essere stanco come gli altri, però se accelera il passo si sente solo, guarda indietro, vede il gruppo e allora lì ha una doppia chance: o rallenta e fa finta di avere il livello degli altri per viaggiare in compagnia, o ce la mette tutta, trova quell'energia per andare avanti e trova un altro gruppo. Quindi in realtà cercatevi un po', il mio consiglio è quello: se pensate e non vi riconoscete in quella che è la massa, mettetecela tutta per essere voi stessi il più possibile e magari trovate delle amicizie, delle usanze, delle cose in più. Poi chi vorrà chiederà spiegazioni e capirà, altrimenti si può essere amici benissimo e io non vado sicuramente a dire al mio amico che non deve mangiare quello, non deve bere quell'altro, ognuno può fare cosa vuole. Io parlo per me e se sto bene io sono un esempio già solo per quello, perché non rompo i Gianluca, coglioni. ma in questo caso la motivazione piuttosto che tutti gli aspetti riguardanti proprio la carne, quindi gli animali, sono chiarissime. Per quanto riguarda invece tutto quello che in seconda istanza deriva dagli animali, quindi che possono essere il latte piuttosto che già le uova rischiano di rientrare nel primo esempio, ma proprio questi prodotti quindi secondari,
quello che I sono, derivati. adesso mi viene in mente il latte come esempio su tutti. Da quel punto di vista è sempre, rientra sempre quindi in quell'aspetto appunto etico, o anche qui ci sono più motivazioni invece legate proprio a una questione di metabolismo, di stile di vita, di altre cose? Diciamo che il derivato, sicuramente c'è una componente di alcuni studi che per esempio danno il latte come cancerogeno addirittura, perché in realtà il corpo di un essere vivente viene strutturato per assumere quel tipo di alimento solo nei primi mesi della propria vita, della propria formazione, e quindi non è naturale assumerlo a vita e non è di certo naturale assumere quello di un'altra specie. Però al di là di questo è comunque meno impattante un derivato rispetto al togliere la vita e uccidere quello che è proprio un cadavere di un animale, ma anche lì bisogna sforzarsi parecchio per trovare dei sostituti, quindi così come quando da ragazzino era praticamente, non dico impossibile, era difficile eliminare tutto ciò che era con la carne, i derivati è molto più difficile, ma secondo me ci si arriva piano piano, quindi mai fare un qualcosa di totalmente drastico, perché sennò veramente poi nell'andare a mangiare fuori, nell'andare a casa di un amico lo si mette veramente un po' in croce e si è un po' troppo strani. Sicuramente se si può fare a meno lo si fa, ma senza diventare anche lì quelli che sono i nazi vegani, no? Quindi senza esagerare. Naturalmente si riesce poi a farne a meno, anche lì ci sono tutta una serie di preparazioni, quindi nel cosiddetto latte ci sono tutta una serie c'è il latte di cocco, ci sono tutta una serie di preparazioni che possono andare a sostituirsi, e in quelle che sono le uova ci sono tutta una serie di alimenti simili. Però il mio consiglio, io stesso non sono totalmente vegano, quindi se sei a mangiare fuori e c'è quella cosa che è cucinata anche con le uova con latte, pazienza, cioè, il mio karma mi perdonerà, piano piano ci si arriva, è un percorso di gruppo, è un percorso lento e anche corrispettivo a quello che ti accade, no? Perché poi siamo sottoposti veramente a un grosso stress e quindi bisogna, cioè, se si vive qua bisogna avere anche i tempi e dare i tempi per poter sostituire alle varie colture determinati tipi di prodotti. Però anche lì, per chi in realtà lo fa, al punto di vista energetico, si possono avere delle novità. Ecco, adesso per chi pratica magari la meditazione, per chi, se pensate per esempio ai monaci Shaolin, avete presente quelli tibetani rasati che hanno della forza incredibile, una flessibilità del corpo incredibile, portano un po' il corpo all'estremo, loro anche sono vegani, quindi è proprio anche il tipo di dieta che hanno, che ne hanno un beneficio anche dal punto di vista energetico. Per chi pratica determinate esperienze che hanno a che fare anche con le energie, si ha comunque un'evoluzione. E il classico non sai cosa ti perdi, che viene detto a chi non mangia carne, quante volte ci siamo sentiti dire non sai cosa ti perdi, e io rispondo no, io la carne l'ho mangiata per un periodo, sei tu che non sai cosa ti perdi a privartene per tot mesi, per dare il tempo al tuo organismo di togliere completamente quel tipo di tossine, perché di tossine si parla, e di poter sperimentare un tipo di energia nuovo, perché poi adesso ripeto, sono anche sovrappeso, quindi non penso di essere triste nel mangiare, e magari da fuori non lo si direbbe che uno non mangia cadaveri. Allora Gianluca, io condivido appieno quello che tu hai detto prima sul discorso che non serve andare ovviamente nel monte, isolarsi e diventare ovviamente vegani in quel senso, no? Perché si cambia radicalmente vita, ma lo si può fare anche nella vita ovviamente quotidiana che noi abbiamo anche qui in Occidente. E infatti, secondo anche le teorie steineriane, insomma, noi nasciamo qui e quindi siamo sintonizzati con le frequenze del cibo che abbiamo qua.
Quindi la prima cosa che io mi sento di consigliare, però ovviamente voglio sentire anche te, è proprio iniziate, se volete comunque modificare la vostra alimentazione, volete provare, non so, anche per capire cosa si sente, come dicevi tu, cioè dovete provare per capire, insomma, se questo è anche uno stile di vita che vi appartiene. Beh, comunque qua noi non dobbiamo andare per forza in cerca di cibi che fanno parte dell'Oriente. Abbiamo comunque tanta frutta, verdura, cereali, legumi anche qua. E quindi si può iniziare proprio con quelli che abbiamo, abbiamo qua a disposizione nelle nostre zone, quindi che hanno fatto anche meno strada, sono stati meno lavorati. E tu prima accennavi al discorso della soia, che hai detto se volete poi vi do delle indicazioni del perché insomma la soia non è proprio consigliata diciamo in grandissime quantità. E allora niente, io ti chiedo insomma se vuoi fare Sì, delle assolutamente. puntualizzazioni su Ma questo. fra l'altro, appunto, se pensiamo alla cucina dei nostri nonni, lì la carne se la mangiavano una volta al mese, quindi in realtà la maggior parte dei piatti della nostra cultura sono vegetariani, ecco, quantomeno vegetariani, quindi è perché per quello che dicevi che non bisogna fare troppa strada. Qual è il problema della soia? Il problema della soia è che a un certo punto qualcuno ha detto in tutto ciò che è carne c'è un analogo che è la soia, quindi sterminati campi di soia, ma la soia anche in ambito un po' così anatomico ha un effetto collaterale, che è quello che in grandi quantità produce ormoni femminili. Quindi in realtà non è indicato per gli uomini più di tanto, ovviamente oltre tot, quindi non bisogna buffarsi di soia come se non ci fosse un domani. Quindi la soia ha questo effetto collaterale, per cui alcune donne molto sensibili possono risentirne, ma per loro non è troppo un problema. Per esempio, su alcuni uomini predisposti, soprattutto in ambito bodybuilding, si chiama la ginecomastia, no? Quindi quando la ghiandola del pettorale si sviluppa in maniera anomala, e quindi questo è perché si è sottoposti a ormoni femminili. Ecco, quindi in realtà non va bene un abuso di soia. Personalmente non la reputo neanche un alimento tra i migliori, ma anche lì è la quantità che fa il veleno. Ma a un certo punto di vista, a un certo punto del tempo hanno detto tutto ciò che è proteine, e allora vai di soia come se non ci fosse un domani. Se andate a vedere ora, piano piano si sta capendo questo, quindi in tutto ciò che sono prodotti analoghi la soia la si vede sempre meno, perché stanno capendo che ci sono determinati tipi di proteine vegetali molto più nobili, quindi quelle dei legumi, quelle dei piselli, e sono veramente ad alto valore nutritivo, nutrizionale e senza effetti collaterali. Sì, tra l'altro ci sono anche i cereali, con una quantità ovviamente molto inferiore, però se manteniamo il cereale integrale manteniamo anche una certa quantità di proteine vegetali, che è molto più elevata rispetto ai cereali raffinati, per esempio. Gianluca, io ti chiedo, in questo mondo in cui qualcuno si è ovviamente imposto di fare questo tipo di alimentazione per tutta una serie di motivi che ovviamente adesso non stiamo qua ovviamente a disquisire, eccetera. Però secondo me sarebbe utile anche considerare alcuni aspetti. Allora, io non so se tu, ma penso di sì, conosci tutti gli studi che ha fatto agli inizi del Novecento André Simonton sul magnetismo dei cibi, e il fatto che comunque chi all'inizio, oggi un po' meno, però all'inizio, per diventare vegano, vegetariano, comunque iniziava a prendere tutta una serie di prodotti industriali. Allora, diventare vegetariani, chiamiamo vegetarianesimo, includendo anche il veganesimo ovviamente, vegetariani, però assumere cibi industriali forse non ha proprio una connotazione e un effetto benefico come quello che in teoria dovrebbe avere. Tu cosa ne pensi?
Che se parliamo di quello, però dovremmo anche andare a capire come in realtà il profitto umano abbia rovinato anche quelle che sono le culture, per esempio di quello che è il grano, di quello che sono i farinacei, ormai sono tutti OGM, e quindi se andiamo a vedere come in realtà l'animo umano abbia corrotto la salute dell'umanità, andiamo a vedere il fenomeno della celiachia, e quindi perché questi organismi geneticamente modificati fanno male? Perché queste modifiche nel DNA di questi prodotti li rende sempre più non tollerabili dagli umani, e quindi è stato fatto per esempio l'esperimento sui topi, che con l'andare delle generazioni questa celiachia compare sempre di più, al punto che il glutine diventa poi quella che è un veleno mortale per alcuni individui, che è quello che accadrà agli esseri umani, quindi saranno sempre più intolleranti a tutta una serie di cose. Quindi un po' il mio invito è anche quello di smetterla di continuare a giocare col DNA, modificare geneticamente le persone comprese, e andare a vedere un po' un ritorno a quello che è la normalità. Ma se la normalità è quella, io non sono che non bisogna guardare la tecnologia e tornare ai tempi della pietra, ammesso che ci siano mai stati per come ce li hanno raccontati. Se la tecnologia c'è, va usata, ma va usata al servizio dell'uomo, non per fare del male all'uomo. Quindi la contrapposizione di chi non mangia carne non è buttargli una foglia di insalata come se fosse un coniglio, è la contrapposizione a chi dice avete esagerato e state facendo male, e se io ho le capacità tecniche e industriali per procurarmi un qualcosa che a livello di cibo è più sano e più raffinato, perché no? Cioè, non bisogna mai esagerare anche in quello, e anche lì non bisogna fare il guru che va sull'Everest, sul Monte Kailash e ignora tutti gli altri. Io la tecnologia la uso, semplicemente non sto alle regole di chi ci vorrebbe tutti uguali, di chi zitti e muti, o così, oppure la strada è quella, e se vuoi la mia tecnologia la prendi in toto, altrimenti non sei coerente. No, sono loro che non sono coerenti. Io posso dissentire se prendere o meno un medicinale, ma posso dissentire che tu non mi obblighi a fare nulla di quello che io voglio, e non è che allora non prendo nessun medicinale, non prendo i tuoi, anche perché i tuoi hanno tutta una serie di effetti collaterali di cui non stiamo a parlare. Quindi bisogna imporsi e dire io sono io, ho il mio cervello, e di tutte le tue pressioni psicologiche in un senso o nell'altro non mi ci fai nulla, perché male che va cosa ci rimetto? La società che prevede che la domenica si stia al bar con la Gazzetta dello Sport a parlare di cosa ha fatto la Juve, e poi tutti al pomeriggio a spingere il carrelli all'Ikea, tienitela. Se la tua società è quello, tienitelo. E quindi io me ne faccio una mia parte, dove se voglio andare a lavorare ci vado, il mio mestiere me lo scelgo, e tu non mi imponi assolutamente niente. Grazie Gianluca anche per queste considerazioni che sono sempre molto attuali. Hai apprezzato che gioco di sponda, così non ti creo Ma problemi. in realtà ho apprezzato che hai nominato la Juventus, devo dirti la Sì, verità. perché io Ecco, qua sono a Torino, e quindi esatto. non viene concepito che uno possa fregarsene di quello che è il mondo Juve. Quindi... A Quindi io proposito non di so se... sponde, a me ha colpito molto il discorso delle intolleranze, perché ho visto che si sta diffondendo molto tra celiachia e altri tipi di intolleranze. Purtroppo sì. Sono molto Ecco. diffuse, vedo sempre più persone intolleranti in E giro. non, Purtroppo sì. e non solo alla celiachia, cioè, e non solo, Esatto, Ah, sì. scusate, al glutine come i celiaci. Ecco, esatto. questo. Beh, però questo è un altro aspetto che si potrebbe analizzare un po' più approfonditamente, si potrebbe arrivare anche a fare delle connessioni, ma non stiamo qua oggi a fare tutto questo tipo di connessioni. Gianluca, visto che il tuo canale si chiama Facciamo finta che, e che ovviamente sappiamo, insomma, per chi ti segue, per chi non lo segue lo diciamo, insomma, che parte proprio ovviamente da questa frase, ovviamente molto utilizzata da Mauro Biglino. E mi viene in mente, insomma, secondo i suoi studi, anche ovviamente
tramite la lettura di riviste scientifiche, che lui sembra ovviamente che l'uomo intanto ha iniziato a mangiare carne dopo il diluvio, mentre prima sembra fosse stato vegano, vegetariano, insomma, ecco. E poi un altro aspetto che mi ha affascinato, perché si ricollega agli studi di André Simonton, dove ovviamente André Simonton ha fatto tutta questa serie di analisi sul magnetismo dei cibi, dove ovviamente i cibi appena raccolti hanno un magnetismo molto più elevato, più passa il tempo dalla raccolta alla tavola, ovviamente diminuisce il magnetismo, e ovviamente più vengono elaborati e ancora di più questo magnetismo diminuisce, compresa ovviamente la cottura. E mi aveva affascinato quando lui faceva il parallelismo, insomma, che il grano è stato l'alimento base ovviamente dei nostri territori, chiamiamo insomma del nostro mondo, chiamiamolo mediterraneo per intenderci, mentre la patata era stata la base dell'alimentazione del Sud America. Guarda caso cosa scopre André Simonton? Ho sentito patata. Sì, l'hai sentito. E infatti ti vedo che sei apparso. Allora, cosa scopre André Simonton? Che i due alimenti che quando vengono cotti aumentano o mantengono il proprio magnetismo sono il grano, ovviamente intero spezzato, non farina, e la patata. Ed è un aspetto, secondo me, particolarmente interessante, perché ci riporta magari a quei famosi esperimenti dei Gan Eden. Cosa ne pensi tu, Gianluca, di questo? Secondo me hai proprio centrato, nel senso che sì, il mio canale si chiama Facciamo Finta Che, perché doveva nascere con un progetto insieme a Biglino, con cui ho fatto la prima puntata, poi abbiamo preso strade momentaneamente diverse, ma in realtà io l'ho preso proprio dai bambini quando giocano, no? Quindi da quell'approcciarsi al mondo, e i bambini dicono ma facciamo finta che, quindi per il cambiare punto di prospettiva per capire determinate cose, e quindi porsi una domanda. Proprio con Biglino, ma anche con Pietro Buffa, in realtà in questo Gan Eden, in questo seguendo questa filosofia, facendo finta, così come qualcuno ha agito a livello genetico creando l'uomo, e quindi magari ci sono stati tempi in cui l'ho raccontato anche prima, no? Servivano braccia, qualcuno ha popolato velocemente, però a questa nuova creatura bisognasse anche dare da mangiare, quindi combinazione a livello probabilistico praticamente impossibile, accadono mutamenti genetici in tutta una serie di cibi, tra cui il grano, tra cui la patata, tra cui il riso, e per esempio invito anche agli studi di Pietro Buffa, è praticamente impossibile che matematicamente queste mutazioni, fra l'altro più di una contemporaneamente, abbiano potuto modificare questo cibo per dare da mangiare a questo nuovo arrivato in quello che è questo pianeta, questo territorio. Però hai assolutamente ragione, quindi alcuni cibi vengono trattati in una determinata maniera, ma prima infatti ho parlato anche dell'India. Tu giustamente dici, quando un cibo viene cotto, c'è chi lo studia dal punto di vista del magnetismo, ma per esempio in India a livello spirituale dicono che anche per esempio un vegetale, nel momento in cui viene cotto, gli viene tolto quello che è il fuoco della vita, e allora loro vanno a inserire con delle spezie, e lo stesso fuoco viene messo tramite la piccantezza. Quindi guarda come in realtà l'Oriente e l'Occidente, l'India e gli studi nuovi sul magnetismo in realtà finiscano per dire la stessa cosa. C'è chi lo chiama magnetismo, c'è chi lo chiama il fuoco della vita spirituale, da rimettere in un cibo che, essendo cotto, gli va rimesso il fuoco della vita tramite il piccante, tramite la spezia. Quindi guarda quando in realtà tutto sia ciclico, e con parole diverse si fanno strade diverse, ma allora lì che ci si riunisce. Quindi lo scienziato che tanto se ne andava a destra, se tutto è ciclico, finisce per incontrare lo sciamano che ha fatto il percorso opposto, e forse arrivati a quella che è la fisica quantistica si capirà che in realtà il punto di arrivo è ben altro. Quindi sia lo sciamano, ma anche la scienza con l'H, che viene definita una religione, se non fa un passo in più è altamente inutile agli esseri umani.
Grazie Gianluca. Allora, ci stiamo avviando alla conclusione, quindi io vorrei chiedere a Marco se ha qualcosa da chiedere a Gianluca in chiusura. No, allora io intanto ho fatto appunto quelle domande prima proprio perché in tutto questo contesto io sono una sorta di anomalia, nel senso che faccio una vita fuori da tutto quello che può essere, però notavo molto l'aspetto della cosiddetta dipendenza dei surrogati, cioè a me per esempio ha sempre colpito vedere il ricreare, come diceva prima, l'hamburger di tofu, lo spiedino di salpifero, proprio come se fosse un surrogato, cioè come, non so, io l'ho provato con la dipendenza del fumo, e quindi a quel punto la sigaretta elettronica piuttosto che la cicca con la nicotina, e anche il paragone che faceva con tante persone che una volta smesso di assumere un determinato alimento poi addirittura ne provano un disgusto 10 volte superiore, più o meno è quello che succede a molti di quelli che, anche fumatori accaniti, fumano 2 pacchetti di sigarette al giorno per tutta la vita, poi smettono di fumare e non riescono a stare neanche più vicino a uno che ha fumato 10 minuti prima, perché quell'odore è talmente forte per loro, nonostante l'abbiano assunto in grandi dosi, diventa quasi intollerabile. E quindi ho notato molto questi parallelismi, più che altro sull'aspetto delle dipendenze, al quale penso ognuno di noi è sottoposto, e quindi concordo molto con quello che ha detto Gianluca, cioè lo sforzarsi o l'obbligarsi a fare determinate cose, se poi alla fine della fiera si capisce che non le si vuole fare, rischia di fare molti più danni che non continuare a farle banalmente. Quindi prima arrivarci eventualmente mentalmente a quel tipo di cambiamento e poi fare il passaggio successivo, penso, o no? Quella della assuefazione, no? E quindi, Mm-hmm. per esempio, molte aziende, fra l'altro, alcuni prodotti, vado per esempio a pensare a quello che è il Beyond Meat, no? Qualcuno ha sentito che Bill Gates, Leonardo DiCaprio hanno voluto costruire quella che è la carne artificiale e si vantavano di aver ricostruito il gusto della carne, però in realtà per chi, come dici tu, per chi non ha più quella assuefazione, in realtà ti sei sforzato per dare gusto a un qualcosa che la gente non vuole più, e quindi bisogna uscire dal paradigma che esiste il primo, e se il primo non è a forma di pasta asciutta non è un primo, se il secondo non è a forma di bistecca non è un secondo, e non si è mangiato. C'è tutta una serie di gusti, di sapori, per cui bisogna uscire dalla assuefazione, quindi può aiutare all'inizio, sicuramente se uno non vuole fare un tipo di percorso, prima di andare a scoprire gusti nuovi, può scoprire, in realtà può essere un elemento psicologico anche quello, capire che cos'è realmente il gusto, perché quando loro lo vanno a imitare, e quindi quando scopri che in alcune patatine non c'è la patata, che in alcune cose in realtà tu stai mangiando e sono continui inganni a quello che tu pensi di mangiare, o pensi di sapere il gusto di qualcosa e quel gusto non è quello, in realtà, capito quel trick, quel meccanismo mentale, sei libero, sei pronto di mangiare quello che ti pare, di andare a provare determinate cose. Può essere utile solo all'inizio, se no altrimenti se devi mangiare l'imitazione di un qualcosa, mangia l'originale. Esatto, anche perché nella nostra società ormai questa cosa è ampiamente sdoganata, quindi abbiamo il caffè senza caffeina, il tè senza teina, il latte senza lattosio, e dici, allora non te lo bere, fai prima, cioè, perché devi... È quello che dice, proprio sull'esempio del fumo, io quando avevo provato a smettere, prendendo tutte queste sorte di surrogati, alla fine vedevo che potenzialmente mi veniva ancora più tosse di prima. Dicevo, ma se mi devo far male, mi faccio male come si deve, cioè, almeno ne godo in soddisfazione, devo stare lì arrabbiato come un animale e poi neanche la soddisfazione. No, a sto punto, quindi per quello dicevo, concordo sul fatto che ci voglia prima uno step precedente, se no ci si fa male 2 volte.
Bene, allora siamo arrivati alla chiusura, alla conclusione. Gianluca, dai, qualcosa, un consiglio, un qualcosa che vuoi dire ai nostri ascoltatori, così insomma per terminare questo argomento. No, io appunto non ho voluto insegnare niente, ho portato quella che è la mia esperienza. Qualcuno può prenderne qualcosa, prenderla tutta, rifiutarla tutta. Ecco, teniamo un po' la mente aperta, un po' alla facciamo finta che io non vi dico che sia così. Diciamo solo prepariamo la mente, teniamola all'eventualità in cui un domani qualcuno possa capire che è così. E vale per tutto, per l'attualità, per la storia antica, per la scienza, per la medicina, per l'alimentazione. Però l'alimentazione è veramente fondamentale per l'essere umano, quindi meriterebbe una riflessione in più, perché veramente siamo quello che mangiamo in ambito energetico, in ambito di veleni che andiamo a introdurre, la salute dipende molto da quello che noi decidiamo di mettere dentro al nostro corpo, quindi se ci vogliamo un po' più bene cominciamo a selezionare un pochettino meglio quello che, di cui andiamo ad alimentarci, e quindi il classico, la moda dei fast food che spero che possa finire, anche perché veramente quelle grosse catene americane, quando poi in realtà vai a vedere che a meno di €1 ti danno l'hamburger completo, e che per assurdo se invece tu ti vuoi nutrire di vegetali devi spendere 10 volte tanto, perché se andate a vedere poi spesso nei ristoranti le cose a base vegetale costano tantissimo e le cose a base di carne costa niente, ma chiedetevi anche che cosa c'è dentro, cioè com'è possibile che con tutto quello che costa in realtà sia quello. Questo perché oltre a livello anche filosofico, spirituale, in realtà vi danno proprio dei veleni, e se sapeste che cosa vi mettono realmente in quello che voi chiamate carne, probabilmente nessuno la mangerebbe più. Quindi molti dicono fatti un giro un po' negli allevamenti intensivi, ma questo per capire quanto di schifo, basterebbe quello per far smettere completamente, perché poi molte persone sono schizzinose, ma una volta che viene compressato, compattato e gli viene ridata vita, in realtà sia a livello di carne che di pesce, penso che molti possano dire semplicemente che schifo. Ma sai, come diceva qualcuno, allora Gianluca, in merito a questo, fatevi una domanda e datevi una risposta, insomma. Ecco, quindi. Allora Gianluca, noi siamo arrivati alla conclusione, quindi io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi e invitiamo ovviamente i nostri ascoltatori anche a venirti a trovare sul tuo canale, facciamo finta che. Quindi Grazie. grazie di cuore. Marco, un saluto finale? Il microfono. Pronti? Un abbraccio a tutti, spero che sia servito a quei tanti che poi o che sia in ambito politico su questi temi che non sono d'accordo, dico: "Ma come tu la pensi diversamente e non gli hai mozzicato un orecchio?" Ecco sì, si fa esattamente così. Io sono abituato civilmente ad ascoltare perché possibilmente magari riesco anche a imparare qualcosa. Se imparassimo ad ascoltare un po' di più, a parlare un po' di meno, probabilmente impareremmo più cose di quelle che pensiamo di sapere. Grazie Marco. E allora Grazie. Gianluca, salutaci come fai di solito. Hare Krishna. Ok, grazie mille, grazie a Marco e grazie a tutti i nostri ascoltatori per essere stati con noi e ci vediamo lunedì prossimo con un'altra puntata di Benessere e Bellessere. Marco, sigla.